Ecco come avviene il destino misterioso e spesso tragico di diventare una Risen in Dragon's Dogma. Tutto inizia con una chiamata da parte di un drago, un evento che può essere causale o predestinato. Improvvisamente compare il drago, distruggendo la vita dell'individuo e lanciandolo in una sfida mortale. La Risen deve affrontare il drago in una battaglia epica, mettendo in gioco tutto il proprio coraggio e abilità. Se la Risen riesce a sopravvivere allo scontro, il drago gli strappa il cuore e lo inghiotte, lasciandolo senza un cuore ma con nuovi poteri. Il cuore della Risen diventa una Workstone, un oggetto di inestimabile valore per il suo destino futuro. La missione della Risen è ora quella di recuperare il suo cuore dalle grinfie del drago, un compito reso possibile grazie all'aiuto delle mistiche pedine. Lungo il suo cammino attraverso Gransys, la Risen combatte feroci mostri, esplora antichi dungeon e svela i segreti e la storia del mondo che lo circonda. Ogni scelta compiuta dalla Risen avrà conseguenze sulla sua storia e sul destino del mondo intero. Infine, quando raggiunge il Senescal, una divinità celeste, la Risen affronta il drago per l'ultima volta, scoprendo la verità fondamentale sulla propria esistenza. In sintesi, diventare una Risen è un viaggio straordinario, colmo di avventure, prove e misteri, dove la scelta e la determinazione dell'individuo plasmano il suo destino e quello del mondo che lo circonda. Dragon's Dogma 2, il tanto atteso sequel dell'acclamato action RPG sviluppato da Capcom, promette di portare l'esperienza di un gioco a un livello completamente nuovo, con una narrazione avvincente, un mondo fantastico immenso e una vasta gamma di classi e abilità. Questo gioco è destinato a catturare l'immaginazione di milioni di giocatori in tutto il mondo. Ambientato in un mondo parallelo, Dragon's Dogma 2 ruota attorno agli Arisen, eroi intraprendenti che cercano di reclamare il loro cuore rubato da un terribile drago. Non aspettatevi solo i draghi e avventure epiche, esploreremo anche le diverse nazioni che compongono questo mondo, ognuno con la propria storia e sfide uniche. Con gameplay dinamico e avvincente, Dragon's Dogma 2 offre una vasta gamma di classi, ognuna col proprio stile di combattimento e abilità uniche. Che siate combattenti coraggiosi, abili arcieri o potenti maghi, c'è una classe per ogni tipo di giocatore. E che dire delle pedine? Questi compagni controllati dall'intelligenza artificiale sono progettati per simulare un'avventura con un party di avventurieri. Potete persino viaggiare con pedine create da altri giocatori, aprendo nuove possibilità di strategia e collaborazione. Oltre alla storia principale, ci sono numerose missioni secondarie e luoghi da esplorare in Dragon's Dogma 2. Che si tratti di aiutare un villaggio in difficoltà o cacciare pericolosi mostri, c'è sempre qualcosa da fare in questo vasto mondo di gioco. Col motore grafico Ray Engine di Capcom, Dragon's Dogma 2 promette di offrire un'esperienza visiva mozzafiato, dalle imponenti città alle creature mostruose. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per garantire un'immersione totale nel mondo di gioco. Una questione che ha sollevato preoccupazioni tra i giocatori riguarda il frame rate su console in Dragon's Dogma 2. Il gioco avrà un frame rate sbloccato, senza la modalità fissa a 30-60 fps, come in altri titoli. Il game director Hideaki Itun ha spiegato che l'obiettivo è far girare il gioco intorno ai 30 fps. Ciò significa che i fotogrammi potrebbero oscillare tra i 20 e i 40 fps, senza continuità, causando stuttering se non abilitate funzioni come il Variable Refresh Rate. Per saperne di più sulla questione vi rimandiamo ad alcuni articoli che trovate facilmente in rete. Invece, se volete giocare questo gioco con la versione PC, girerà in una risoluzione 4K nativa a 60 fps. Se volete giocare Dragon's Dogma 2 su PC, forse vi interesserà conoscere i requisiti di sistema. Come già accennato, al momento è disponibile il Creation Tool, ovvero l'editor per la creazione dei personaggi, su PS5 e Steam. Potete dare libero sfogo alla vostra fantasia per creare fino a 5 Arisen e 5 pedine prima ancora del rilascio del gioco completo. Naturalmente sarà possibile trasferire queste creazioni nel gioco completo sin dal day one.
Il prezzo di Dragon's Dogma 2 varia a seconda delle edizioni disponibili. Vi è una Standard Edition che include solo il gioco completo al costo di 74,99 € su Xbox Series X e S e PlayStation 5, mentre su PC sarà disponibile al prezzo di 49,99 €. La Deluxe Edition invece offre oltre al gioco completo anche il pacchetto per i nuovi avventurieri, che include una serie di elementi aggiuntivi. Questa edizione è disponibile al prezzo di 84,99 € su Xbox Series X e S e PlayStation 5, mentre su PC ha un costo di circa 74,99 €. Inoltre coloro che preordinano il titolo riceveranno un pacchetto arma, mentre coloro che preordinano la Deluxe Edition otterranno anche l'anello della serenità. La data di uscita di Dragon's Dogma 2 è prevista per il 22 marzo 2024 e il gioco sarà disponibile per Xbox Series X ed S, PlayStation 5 e PC, in particolare su Steam, il sistema operativo Windows. Il preload sarà disponibile a partire dalla mezzanotte del 20 marzo, permettendo di scaricare i 65 GB del gioco in anticipo. Se siete abituati a provarle tutte mentre giocate in un gioco di ruolo, dovreste stare particolarmente attenti in Dragon's Dogma 2. Il gioco non vi concederà di tornare indietro in un punto prestabilito della vostra avventura, per vedere cosa sarebbe successo se aveste fatto scelte differenti. Da un'anteprima di IGN Japan arriva la conferma del fatto che esiste solamente uno slot di salvataggio per tutta l'avventura in Dragon's Dogma 2, che verrà sovrascritto costantemente dai salvataggi manuali e automatici. Si tratta di una caratteristica direttamente ereditata da Dragon's Dogma, il capitolo originale del 2012, legata dunque a una tradizione classica dei primi titoli open world. In un'intervista rilasciata a IGN, Hideaki Itsuno, direttore di Dragon's Dogma 2, ha svelato alcuni dettagli riguardanti il fast travel del gioco. Dragon's Dogma 2 è un gioco single player open world, caratterizzato da una mappa dichiaratamente grande, almeno 4 volte più estesa rispetto al capitolo originale. Trattandosi di un RPG open world, le diverse località saranno naturalmente separate da vaste aree, che i giocatori dovranno esplorare e attraversare quanto desiderano spostarsi da una all'altra, a meno che non utilizzino un sistema di viaggio rapido. Sebbene nel gioco sia presente la possibilità di viaggiare rapidamente verso le località chiave chiamate portacristalli, per farlo sarà necessario spendere gli appositi pietraviaggi, ossia degli oggetti consumabili. Quindi non troveremo dei viaggi veloci, proprio perché voglio spingere i giocatori a esplorare il più possibile i luoghi e questo immenso gioco. Come in ogni gioco di ruolo degno di questo nome, anche in Dragon's Dogma 2 sarà possibile seguire la trama principale o dedicarsi al completamento delle missioni secondarie. Tuttavia, a differenza degli altri RPG, Dragon's Dogma 2 incoraggerà i giocatori a non indugiare troppo sulle missioni secondarie. Mentre gli amanti del genere tendono ad accettare e completare tutte le missioni secondarie prima di proseguire con la storia principale, questo comportamento potrebbe non essere il più adatto al nuovo titolo di Capcom. Il mondo di gioco si evolve in tempo reale e impiegare troppo tempo nel completare una missione potrebbe avere conseguenze non del tutto piacevoli per il giocatore. E ora, cari amici, purtroppo una ultima notizia che sta circolando in rete nelle ultime ore. Se state aspettando con ansia Dragon's Dogma 2, vi conviene stare lontani dai social network per un po', perché il titolo di Capcom è finito online in anticipo e ovviamente c'è chi lo sta portando in streaming. Ancora una volta c'è chi non ha voluto aspettare la data di uscita definitiva, fissata, come abbiamo già detto più volte, per il 22 marzo. E tantomeno le date del preload in cui i giocatori potranno iniziare a scaricare la massiccia avventura di Capcom. Come riportato da DSO Gaming, anche Dragon's Dogma 2 si è fatto il suo giro sul web prima del tempo. Alcuni content creator di Twitch hanno ricevuto la copia del gioco in anticipo e anziché attendere il rilascio ufficiale hanno deciso di portare in streaming Dragon's Dogma 2 in versione PS5. Ora che conoscete tutti i veri e principali motivi che ci spingeranno ad acquistare Dragon's Dogma 2, cosa farete? Vi aspetto nel prossimo video. Un abbraccio
e alla prossima!